Mamma mia, allora 20 luglio 2022, fa un caldo pazzesco, piante stress idrico, non piove da settimane, gente che mi scrive con le piante che stanno male, non oso pensare nei prossimi mesi cosa possa succedere, almeno qua al nord dove abbiamo essenze che insomma un po' di freschetto lo vogliono. Andiamo oltre, allora pino nero, stavolta vi faccio vedere un pino nero perché sì, ho delle potature ma non voglio farvi vedere cose così rivoluzionate, perché quest'anno vogliamo bassi, non tanto per il momento della lavorazione quanto perché ci sono state indietro un inverno che è finito tardi, un'estate che poi è partita con temperature altissime, le piante non sono riuscite, non tutte quantomeno, non sono riuscite a adeguare il proprio modo di crescere, così adeguare la propria struttura, rafforzare la propria struttura, e per cui se andiamo a fare dei lavori da funamboli quest'anno cadiamo a terra. Volevo dire, questo qua, pino nero, Pinus nigra Arnold, austriaca, è oggetto di questo video. Avevamo già visto l'altro giorno la manutenzione sul pino che ho fatto, il super videone dell'anno scorso, un pino nero, sempre gemello, fratello, parente di questo, caratteristiche simili. L'anno scorso abbiamo fatto il prima impostazione, quest'anno ho fatto vedere la manutenzione, una pianta che quella là andrò a vendere, questa qua per cui ho fatto la manutenzione, questa qua la dovrò invece preparare per degli step, poi non so cosa ne farò, cioè sicuramente la lavorerò, poi non so se la venderò, ma per farvi capire che quella là l'ho preparato per un motivo, un domani, adesso la metterò in vendita, un domani se va in vendita io la do al cliente pronta da coltivare per fare le gemme in estate. Questa qua invece il lavoro da fare è simile, però ha un altro scopo, cioè quello di essere modellata, per cui dovrò cercare di tenere anche la forma per creare palchi in fase di styling, di demo, di impostazione durante, che ne so, un evento. Allora, partiamo. Vi faccio vedere da vicino. Ecco, questa pianta qua aveva anche la caratteristica, l'avevo raccolta io, era dentro nella terra fino a qua, si vedeva un po' sto piede, ma nessuno si è fidato a prenderla perché vabbè, io sapevo di dire la verità quando dicevo che il piede sotto era interessante, chi la voleva acquistare diceva no, non mi fido, e non l'ha presa, il prezzo era bruciato. Adesso ho tirato fuori il piede, mi è stata chiesta, però sono a un livello di coltivazione che preferisco attendere perché mi serve appunto per una demo. Allora cosa faccio? Adesso ve la mostro da vicino, però sostanzialmente i rami importanti sono poi due, uno, due, li vediamo e vi faccio vedere quali sono le qualità e cosa voglio sviluppare da questi rami. Nel frattempo vi ricordo, se volete sostenerci mettete like, iscrivetevi al canale se già non l'avete fatto, e per chi vuole sostenerci un po' di più ma allo stesso tempo avere dei vantaggi con delle lezioni dedicate, video dedicati, ci sono poi gli abbonamenti che trovate info qua sotto il video, per tutta l'estate ci saranno queste lezioni extra, questi abbonamenti, prezzo popolare, anziché fare un mese Netflix vi fate quello lì e fate qualcosa per anche il vostro hobby se ci tenete. Allora, inizio a mostrarvi la pianta qua con un'inclinazione che in futuro potrebbe darmi così a pagamento, qua o qua vedete, con qualche sfumatura sull'angolazione, adesso sul fronte l'ho messa lì così provvisoria. Adesso non fatevi ingannare da questo perché è un ramo che andrà a perdere, otterrò solo adesso poi per un motivo che vi dico. Il ramo importante, allora a me piace, ho scelto questa inclinazione perché così, vediamo se si vede dal lato, sì, ok, più che altro così, si vedono le mie finestre, ma va bene, ecco vedete il piede com'è, purtroppo l'immagine schiaccia, vista dal lato però si intuisce, vedete come va indietro, fa questo giro qua e ritorna in avanti, quindi da una pianta con due angoli retti riusciamo a creare un qualcosa che così può essere un po' interessante secondo me. Ok, da qua si snodano 1, 2, 3 rami, sono rami, prima ce n'erano molti di più, vedete qua ci sono dei monconi, anche qua la parte è stata tagliata e hanno preso forza negli anni. Questi monconi avevano lo stesso diametro, questi rami avevano lo stesso diametro, questi sono diventati 3 volte tanto, sono cresciuti e guardate che forza che ha preso, qua pungono, sono degli aghi, sembrano aghi delle siringhe, fa malissimo, degli spiedini.
Allora, qual è il problema? Che io devo prepararla innanzitutto per alleggerire la vegetazione, perché sta crescendo troppo, e poi per iniziare a fare delle scelte, prepararla per una prossima demo, perché questi diametri iniziano a essere importanti. Se io aspetto troppo, questi rami finché sono sottili li piego, li porto dove voglio, quando crescono non è più così. Quindi cosa significa? Che farò delle curve meno compatte, riuscirò a nascondere magari meno l'ostacolo alla partenza della vegetazione, ecco, o dovrò farlo in tanti altri più step, ma stressando di più la pianta. Se io parto ora già riesco a portarmi avanti col lavoro e fare anche un lavoro poi alla fine meno stressante quando andrò a fare la demo, perché ripeto, per una demo che mi servirà questa pianta. Questo pezzo, un moncone che lo mando dietro a morire, l'ho lasciato lungo anche qua per eventuali un domani utilizzare per tiranti e quant'altro. E adesso vi faccio vedere, faccio un po' di pulizia. Ecco, l'idea qual è? In questo modo portare giù magari un ramo, la vegetazione da questa parte, andare a chiudere l'apice, riempire dietro e qua di fianco, e insomma la pianta così si vede già da sé. Poi vediamo il fronte, ripeto, uno se lo gioca come vuole, però la pianta alla fine è già qua. Tra l'altro vi faccio vedere una cosa, una curiosità, guardate qua che roba. Sto qua un moncone, di solito quando si raccolgono le piante si lascia pezzettini di moncone, qua c'è la sua radice, si lascia pezzettini di moncone che una volta attecchito poi vai a tagliare l'eccesso. Invece guardate qua, ha fatto un callo pazzesco, cioè questo è il moncone, la radice che era stata tagliata ha fatto un callo tremendo e ha tutte le radici qua sotto. Ha un vigore sta pianta che me ne sono veramente innamorato. Era un'essenza, vedete poi che ago sottile. Qua ho già tagliato gli aghi perché è la terza volta che faccio questo video qua, poi mi si inchioda dal caldo la macchinetta, la ripresa. Vedete che aghi minuti, me ne sono innamorato, mi sono fermato in un posto, in una piazzola, ho visto che c'era questa essenza, sono riuscito a riprodurla e mi piacerebbe farci un bonsai di pino nero. Allora, partiamo via veloci. Abbiamo detto qua facciamo una selezione, innanzitutto vado a tirar via le gemme che non mi servono, quelle di troppo, e vado così favorisco le rimanenti chiaramente. Diatriba, tagliare o strappare, facile, io faccio così. Allora tendenzialmente strappo perché faccio prima, se vedo che c'è molta resistenza dell'ago taglio. Perché questo? Perché è facile che quando resiste così tanto vada a strappare, rovino la guaina e poi mi compromette la vigoria del ramo. Allora in quei casi taglio, come in questi casi sostanzialmente sto tagliando io. Vediamo, magari poi in altri punti riuscirò ad andare a strappare, ma sono molto resistenti. Significa, attenzione, che c'è vigore, non è un lato negativo, è un po' più barboso fare la pulizia aghi perché bisogna tagliare tutto. Poi devo fare il mio palchetto, ok? Quindi cercherò anche di fare una selezione di caci, di rami. Qua ad esempio ho delle gemme sotto, caccia come un matto sto pino nero qua, però ho delle gemme in posizioni che queste piccoline, così non ci farò mai nulla. Allora vado già, le tolgo in modo tale che la mia pianta tende a sviluppare meglio quelle che mi servono. Allora volevo farvi una ripresa così dettagliata del lavoro qua dove sto facendo, perché mi rendo conto che dal video è difficile capire, però è giusto così per illustrarvi questa situazione, cioè andare a pulire tutto il ramo. Vedete che solo pulendolo già si intravede un pochino la futura forma del ramo, cioè a manina così aperta, no, con la forbice così aperta, ok, e qua lo vediamo, perfetto. Però ci sono delle cose che sporcano o quantomeno sono inutili, che sono ad esempio queste gemmine. Adesso vi mostro, ecco qua, queste gemmine qua che sono all'ascella proprio, partono anche da sotto. Cosa me ne faccio io? Niente, perché saranno parti che non mi servono, sono anche troppo arretrate. A volte avere un ramo troppo folto non mi occorre, cioè devo avere un bel ramo ben costruito. Già questo sarebbe di troppo, se vogliamo, perché vedete che ho un ramo uguale dall'altra parte sullo stesso asse, fa brutto. Adesso non tanto, ma crescendo farà croce. Allora cosa faccio? Vado già a eliminarlo,
ok? Anche perché poi è molto forte, così il mio ramo è più povero, ha meno gemme, ma è molto più bilanciato nella forma. È così che vado a costruire la forma. Vedete anche qui queste gemmine le devo tirar via perché mi servono queste interno, no? Dovrò andarle a tirar via tutte perché non mi servono veramente a nulla. Anche qua vedete tanti rami, queste gemmine ancora, questa qua, ecco ad esempio qua ne ho una che va contro direzione, tutto il ramo posso andare a tagliarlo perché così adesso il mio ramo parte e fa questa curva, non fa una T, sarebbe stato orrenda una T. Poi vediamo in futuro se tenere questo o eliminarlo perché qua c'è veramente tanta roba. Qua questo ramo è bruttissimo, non so, vediamo se riusciremo a riutilizzarlo per un asse. Allora, questa una precisazione. Allora, una cosa importante, vedete la differenza di vegetazione, qua è molto folto, qua è più povero. Alla fine di questo video la lavorazione della pianta sarà tutta così. E ci sarà gente che dice era meglio prima perché è tagliato, sei un incosciente, quelle cose lì. Non è l'essere incoscienti, è che per costruire bisogna far così, perché se io la faccio crescere da sola non ci metto la mia componente artistica, che poi è quella che gli consente in futuro di avere una migliorabilità, di poter fare una manutenzione. Se io faccio crescere i germogli senza mai fare una selezione, riempiendo, poi mi accorgo che ho, come vi ho fatto vedere, il germoglio che fa le T, quello più grosso, quello che soffoca, quello sottile che parte in un punto sbagliato. Cosa ho fatto? Bonsaisticamente niente, cioè non ho messo la mia componente artistica, e non solo componente artistica, anche il mio know-how, è quello che fa la differenza del bonsai. Quindi dire che la pianta è regredita perché è stata fatta una pulizia aghi, no, non è vero. Quando fate il muro a casa vostra che vengono a imbiancare, prima scrostano, stuccano e poi imbiancano. Qua un po' è lo stesso lavoro, cioè torni indietro, fai i lavori che vanno fatti strutturali e poi porti avanti il lavoro per l'anno successivo. Comunque porti avanti un lavoro ben fatto, non vai a nascondere le magagne facendo crescere tanto la vegetazione, no, la spogli e vai a resettare le situazioni che non vanno bene, così man mano vai a creare una pianta corretta. Non pensiate, lo so che per chi inizia da solo ha timori a fare queste manovre, o per chi magari è abituato anche in realtà magari un pochino più vecchiotte, dove non c'era questa spregiudicatezza, andare a fare queste manovre gli sembra di buttar via il lavoro. Però ripeto, non è un buttar via un lavoro, è un fare 4 passi avanti, ecco, a livello di formazione strutturale del vostro bonsai. Ragazzi, qua sono a mezza pianta, ma ho già provato a fare il video, continua a bloccarsi dal caldo, l'aggeggio, la camera. Qua mi sa che se non passa la caldazza, non faccio più video fino alla fine dell'estate perché non se ne può più, faccio solamente quelli giù nel covo, belli al fresco. Mamma mia, si continua a bloccare, si continua a bloccare. Dai, proseguiamo veloci e poi vi faccio il riassunto. Dai, intanto che c'è il time lapse, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate dei pini neri versus silvestri, perché c'è chi li detesta i pini neri, invece anch'io li odiavo. Poi ho trovato questa essenza qua ad ago corto, ecco. E poi vabbè, intanto mettete il like e mettete un vostro commento qua sotto, che è l'unico modo per comunicare con voi e capire se vi piace il lavoro che sto facendo e quant'altro. Quindi esprimetevi, ditemi qualcosa, anche mi piace o non mi piace. E intanto taglio questa radichetta che negli anni si è atrofizzata e via, non mi serve più, tanto non portava vita. Allora, dai che ce l'abbiamo fatta, abbiamo pulito tutto, adesso
ragazzi, ho preso in mano, no, non ce la faccio, ho preso in mano questa, dov'è? Questa cosa era lì al sole, questa tronchese per tagliare sto ramo, era così calda che non riesco a tenerla in mano. Aspetta un poco. Secondo tentativo, pucciata nella piscina, adesso si riesce a utilizzare. Madonna ragazzi, fa un caldo, fa un caldo. Elimino subito questo ramo. Perché non l'ho fatto prima? Sostanzialmente, per esperienza, quando vai a eliminare un ramo del genere su una pianta con così tanto vigore, questa inizia a piangere resina, ma a farne veramente tanta, e ora della fine della lavorazione ti sei imbrattato. Puoi così starci attento, ma ti ha colato resina ovunque, sulla postazione di lavoro, sulla maglietta, ecco, poi diventa un pasticcio. Allora, adesso è il momento di tagliare. Vedete quanta roba, c'è mezzo albero, non si vede da lì, vabbè. Sembra poco dalla camera, c'è tanta roba, ve l'assicuro, ci sta neanche nel bidone. Allora, ok, molto più leggero, questo lo lascio per un uso futuro. Ecco qua, questa è la vegetazione nostra che è rimasta. Adesso mi sono accorto anche che ho fatto un errore, adesso ve lo lascio, vi mostro da vicino il lavoro svolto, poi vi lascio due dettagli. Allora, guardate qua, vedete, io mi sono accorto che ho fatto un errore, cioè quando ho fatto la selezione delle gemme l'ho fatta in modo troppo grossolano, non ho fatto alcuni check nel tempo e mi sono trovato con dei grumi di gemme. Vedete, sono veramente tanti. Avrei già dovuto fare una selezione perché in certi punti mi crea l'ingrossamento del tronco. Io, attenzione, ne ho già tagliate anche tantissime, quindi vabbè, io con tante piante a volte non riesco a stare dietro a tutte e fare i lavori proprio quando andrebbero fatti al momento giusto. Però ecco, una raccomandazione che vi faccio: cercate proprio di seguire questi interventi nel momento giusto, perché vi fa la differenza. Guardate, questa ad esempio sembra un polpo, non dovrebbe essere, dovrebbe essere un bel ramo distribuito come questo. Vedete la differenza? Un bel ramo distribuito versus polpo incasinato, anche questo. Vabbè, per ora questo qua andremo a tagliarlo. Questo, vabbè, questi sono rami di apice, per cui ci serve che va bene se ingruma un pochino, non è un grosso problema, ok? Però prestate attenzione. Allora ragazzi, siamo arrivati alla fine della nostra manutenzione. La pianta, direi, vedete, ecco, questo l'ho messo in un fronte che potrebbe essere quello futuro. I rami li ho tenuti, un domani andrò a piegare e spostare questi in modo tale che possano crearmi rami da una parte, qua sotto scendere, magari fare anche una pianta, boh, non so, non troppo schiacciata. Devo vedere, il tronco mi piace, devo solo pensare come mettere i rami. Vi ho fatto vedere perché fortunatamente hanno ancora un diametro che sono lavorabili. Se poi aspetti troppo devi seguire tu le curve della pianta. Se lo fai prima con un diametro sottile sei tu a dare le curve della pianta, e poi ci vuole tempo per la maturazione. Sono due strategie diverse, dipende. Se vuoi fare una pianta molto compatta e hai solo i rami lì, conviene utilizzare i rami quando sono più sottili, diventa meno stressante. Non so se riuscirò a fare altri video per la fine dell'estate, perché con sto caldo si continua a bloccare la camera. Ho fatto non so quanti video che poi, se bloccata, si sono rovinati, per cui dai, spero che vi piaccia questa lavorazione. Fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate di questo tipo di lavorazione, se anche voi siete di questa filosofia di fare una coltivazione molto importante prima della lavorazione, piuttosto che partire con un grezzo e portare avanti dopo la coltivazione. Io sono di questa prima filosofia per il semplice motivo che ti consente di lavorare con una pianta più forte. Ok, poi ci sono tante filosofie, io da anni che utilizzo questa, insegno questi ragazzi, non ci sono problemi, salvo rari casi. Quest'anno attenzione che il clima ci mette a dura prova. Studio Bonsai in Subria, a presto.